Perché febbraio ha solo 28 giorni? Cioè è già passato un sesto dell'anno praticamente, sono già passati 2 mesi su 12. Buongiorno ragazzi, questa è una nuova puntata dei miei investimenti. Per chi non lo sapesse, ogni fine del mese riguardo tutto ciò che ho fatto, i miei investimenti, i miei progetti, il loro andamento. Insomma, questa è una sorta di revisione di fine mese per cercare di migliorarmi e magari condividere con voi cosa ho sbagliato, cosa sto facendo bene, cosa sta andando male e cosa andrà bene. E oltretutto vi metto al corrente anche dei nuovi progetti che ho in cantiere, di tutte le cose che voglio fare nel prossimo mese. Insomma, è quasi una sorta di diario condiviso in modo tale che tutti riusciamo a trarci un beneficio. Tra l'altro questa tipologia di video è anche la più difficile da girare. Se per un video normale ci metto più o meno 3 ore tra girarlo, montarlo e metterlo online, per fare questi video ce ne metto 12, quindi spero perlomeno che vi siano utili o che vi piacciono. Comunque fatemi sempre sapere nei commenti cosa apprezzate, cosa non apprezzate, o magari se vi piace semplicemente lasciate un mi piace, è sempre apprezzato. L'ultimo mese di febbraio, seppur avesse soltanto 28 giorni non 31, è stato intensissimo. Come avete visto mi sono approcciato al trading e oltretutto ho avuto la fortuna di conoscere persone all'interno del mondo degli investimenti immobiliari, dove spero nel futuro di raccogliere alcune informazioni e magari poter condividerle con voi. Il mese prossimo, come al solito, si prospetta sempre più intenso del mese precedente, con 2-3 progetti che vi spiegherò alla fine. Come sapete, prima faccio la revisione e poi vi spiego i nuovi progetti, quindi state con me fino alla fine se volete sapere i nuovi progetti. Detto questo, vi voglio aggiornare su 3 cose prima di passare al computer. La prima è che ho creato un canale Telegram che vi metto come primo link in descrizione, nel quale condivido notizie e offerte nel mondo del business online che io reputo utili o importanti. Quindi se volete andatevelo a vedere, è completamente gratuito, ci sono già 3 o 4 notizie e penso che per il futuro possa essere un progetto interessante. Il secondo è che ho creato un gruppo Facebook, tutte le cose come sempre le trovate in descrizione. Questo vuole diventare una specie di forum perché nel mio gruppo Telegram, dove sapete ci sono già 1000 persone, è molto utile, però è un po' incasinato perché si passa da un argomento all'altro molto velocemente, mentre col gruppo Facebook che ho creato spero che si possano creare dei mini forum dove magari si posta un argomento, che ne so, affiliate marketing, e poi sotto nei commenti ci sono tutte le varie conversazioni. Se vi interessano queste 3 cose sono tutte in descrizione, sono tutte completamente gratuite. Prima di passare al computer, come al solito, vi voglio dire che io non sono un consulente finanziario, sono semplicemente un ragazzo di 21 anni che sta condividendo il suo percorso nel mondo degli investimenti e del business online. Quindi se state per investire i vostri soldi, fate un'analisi, siate consapevoli e responsabili di ciò che state facendo. Ora passiamo al computer. Eccoci qui. Come prima cosa vi voglio far vedere il mio blog, all'interno del quale potete trovare le recensioni di quasi tutte le piattaforme nelle quali investo, e oltretutto potete trovare anche informazioni aggiuntive su di me, ma magari questo non vi interessa e volete soltanto sapere quant'è il mio ritorno attraverso queste piattaforme. Basta che andate su Income Graph. All'interno di questa pagina trovate tutti i grafici dei miei ritorni per ogni singola piattaforma, e da questo mese ho iniziato ad investire su una nuova piattaforma, si chiama Estate Guru. Tutte queste piattaforme sono piattaforme di peer-to-peer lending. Per chi già non lo sapesse ve lo spiego brevemente. Consiste nell'agire come banche, praticamente noi prestiamo soldi a delle altre persone, queste persone ricevono i nostri soldi, dopodiché ovviamente ce li devono dare indietro e noi in cambio di questo prestito riceviamo un interesse sui soldi prestati, e quello è il nostro guadagno. Io attualmente investivo su 3 piattaforme diverse, Bondora, Twino e Mintos, che poi vi faccio vedere con i vari ritorni. Ho iniziato ad investire su Estate Guru, che è una piattaforma di peer to peer che si occupa soltanto di investimenti immobiliari. Quindi le persone, le organizzazioni che ricevono il tuo prestito andranno a fare investimenti immobiliari. Ci tengo a precisare, come ho già detto, che questo è un investimento e quindi è un rischio. Se volete saperne di più, comunque c'è il mio blog e lì potete avere molte più informazioni. Attualmente vi faccio vedere, ho depositato 200 euro e ho investito su 2 progetti diversi, eccoli qui. In uno ho investito 150 euro, in uno 50. Questi 200 euro sono 200 euro di prova, voglio vedere come funziona, voglio imparare meglio i contratti all'interno di questa piattaforma e vedere quant'è il ritorno medio. Dopodiché nei mesi successivi vi faccio sapere quanto è stato il mio ritorno, se ho intenzione di investirci e se ho intenzione di andare avanti con questa piattaforma. Comunque, se volete, in descrizione trovate
trovate il link per iscrivervi. Quel link è un link del tipo invita un amico, per cui se vi iscrivete tramite quel link avete un piccolo bonus e io un piccolo bonus. In descrizione c'è scritto tutto anche con i bonus, per cui se è quello che vi interessa andate a leggere in descrizione. Comunque iniziate ad investire soltanto, lo specifico, se sapete quello che state facendo. Vi spiego brevemente i dati più importanti che dovete sapere. Per esempio vogliamo investire su questo prestito, un progetto di sviluppo in Lituania per questa palazzina. La destinazione, tutte le cose le potete trovare qui sotto, però i dati più importanti sono il valore della casa, il valore della palazzina o dell'immobile, insomma, quanto vogliono ottenere dal prestito, per cui loro vogliono ottenere 356.000 euro, e l'LTV è un acronimo che sta per Loan to Value ed è al 51%. Significa che stanno richiedendo in prestito il 51% del valore di quell'immobile. Io tendenzialmente per investire come prima cosa guardo che questo numero sia inferiore o uguale al 60%. Ovviamente non è l'unica cosa che va guardata e non è l'unico parametro disponibile, però è uno dei più importanti. Comunque se volete saperne di più e se siete interessati scrivetemelo nei commenti e possiamo parlare specificatamente di questa piattaforma o comunque del peer-to-peer lending nell'immobiliare. Ora vi faccio una revisione degli investimenti e dei loro andamenti nelle altre piattaforme, partendo da Bondora. Su Bondora ho depositato altri 600 euro, come vedete, e il mio guadagno nell'ultimo mese sono stati altri 4,40 euro più o meno. Io reputo che per chi inizia Bondora sia la piattaforma perfetta, perché è sia veloce che semplice. Con il piano Go and Grow i soldi che depositate vengono investiti e diversificati in automatico, quindi se siete interessati ho fatto un video recensione soltanto su Bondora, andatevelo a vedere, ve lo lascio sempre in descrizione. Poi se volete anche per questa in descrizione c'è il link invita un amico che vi consente di avere 5 euro bonus. Sia chiaro, io vedo queste piattaforme come piano di risparmio e investimento alla lunga, per cui ogni mese depositerò X soldi del mio stipendio e soltanto i soldi che posso permettermi di poter perdere. Mediamente hanno un ritorno annuo del 10% e io conto di approfittare dell'interesse composito, quindi reinvesto tutto ciò che guadagno con l'obiettivo di avere un domani dei soldi risparmiati extra che nel caso in cui i portafogli diventassero molto grandi possono diventare dei rendimenti passivi. Poi se siete interessati alle tasse e alle fiscalità che sono attive su queste piattaforme ho fatto un video con un avvocato fiscalista che vi lascio in descrizione, dove lui risponde a tutte le domande che in precedenza altre persone mi hanno fatto su queste piattaforme. Dopodiché passiamo a Twino. Su Twino non ho depositato altri soldi, ci sono i 90 euro iniziali che avevo depositato, il ritorno è dell'8,63% annuo e questo mese ho guadagnato 90 centesimi circa. Dopodiché passiamo a Mintos. Su Mintos ho depositato altri 200 euro dal mese scorso, il ritorno medio annuo è del 9,34%. Qui è un piano di investimento automatico che ho dovuto settare io. Se volete vederlo e copiarlo è disponibile gratuitamente nel mio blog. Dal mese scorso ho avuto un ritorno di interessi di circa 4 euro. Poi per essere completamente trasparente voglio spiegarvi cos'è questo numero. Come sapete in descrizione ci sono i link invita un amico. Con questa piattaforma la persona che entra tramite il mio link riceve in cambio uno 0,75% dell'investimento che sta facendo e io altrettanto ricevo quello 0,75%. Molte persone negli ultimi mesi hanno approfittato del mio link, sono entrate e hanno investito, per cui loro ci hanno ottenuto questo 0,75% e io ci ho ottenuto lo 0,75% di quello che hanno investito. Questo ve lo dico per essere completamente trasparente e voglio dirvi che dai mesi successivi oscurerò questo numero per due motivi: uno di privacy e il secondo è che non voglio influenzarvi in alcun modo. Questo per dimostrarvi trasparenza massima, però quello che voglio andare a misurare e condividervi ovviamente è l'interesse di ritorno, cosa che tutti possono ottenere. Poi come sapete ho investito dei soldi anche sulla strategia di Must GT. Cosa sono? Loro sono una società di trader che fa trading con dei soldi che tu investi su di loro. Cos'è la cosa bella di questo progetto? La cosa bella è che loro ci guadagnano soltanto se tu ci guadagni, per cui se loro fanno trading con profitto, il 20% di quel profitto se lo tengono loro e l'80% di quel profitto lo guadagni tu. Io avevo depositato 100 euro sulla loro strategia e attualmente sono in perdita di 11,15 euro, al che gli ho scritto e gli ho chiesto come mai sta succedendo questa cosa. Mi hanno risposto che c'è stato un flottante, che hanno delle posizioni aperte, adesso vi faccio vedere la performance del loro trading e attualmente infatti ci troviamo qui. Mi ha detto che hanno 3 posizioni aperte
aperte che secondo le loro analisi le prime 2 settimane di marzo dovrebbero andare a profitto e quindi dovrei andare in positivo piuttosto che in negativo. Comunque attualmente mi sembrano disponibili, ho investito 100 euro e sono 100 euro in test. Man mano che passa il tempo vi faccio sapere. Vi condivido anche questo come sempre per avere la massima trasparenza. Ora forse siamo arrivati al momento più interessante di tutti, i progetti futuri. Cosa farò nel prossimo mese? Come avete già visto ho iniziato ad occuparmi di trading, è uscito il mio primo video barra lezione, nel prossimo mese usciranno altri video sul trading, dopodiché sempre il mese scorso ho iniziato ad interessarmi agli investimenti immobiliari, nel prossimo mese parteciperò a una conferenza, dopodiché vedrete un video su quella conferenza e molto probabilmente troverete anche delle informazioni molto interessanti. Poi sempre con l'avvocato fiscalista uscirà un video su partita IVA e Amazon FBA, dato che me lo state richiedendo in tantissimi. Un'altra domanda che tutti mi fate è: che libri mi consigli? Per questo voglio iniziare una piccola rubrica, probabilmente il primo video uscirà domani con la recensione del primo libro che ho letto e che ovviamente vi consiglio. Per ora l'ambito di questi libri è business, investimenti e crescita personale. Se volete potete consigliarmene voi alcuni sia qui sotto nei commenti e volendo mandandomi un messaggio su Instagram, lì cerco di rispondere a tutti. Poi sempre il mese prossimo ho intenzione di provare il dropshipping. Dopo essermi informato, aver appreso tantissime informazioni, ho intenzione di aprire il mio primo negozio su Shopify, dopodiché vedremo insieme come andrà e come sempre vi condivido i risultati. Detto questo, se non volete perdervi nulla di tutte le cose che farò e che sto facendo, iscrivetevi al mio canale. Se il video è stato interessante e vi è piaciuto, lasciate un mi piace. Se avete qualsiasi domanda o dubbio scrivetemelo nei commenti e noi ci vediamo alla prossima avventura. Un saluto e vi auguro un mese stupendo.